Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Ritorniamo su questa questione Spalletti, De Laurentiis, FIGC e Palmeri, con un tweet da schifo che continua ad infierire e continuano comunque testate giornalistiche addette ai lavori a prendere le parti di una federazione che è marcia nel midollo, è marcia nel midollo e non smetterò mai di ripeterlo. Non mi piace nemmeno la posizione di personaggi online, giornalisti che cercano di stare in mezzo e non prendere ovviamente le parti di nessuno. Perché non prendere le parti di nessuno? Vi potete tranquillamente schierare. Io dall'inizio della questione ho preso la parte a favore del Napoli, ma non perché sono un tifoso del Napoli. In primis io ho preso le parti del Napoli perché ci sono delle leggi da rispettare. Punto secondo, conosciamo l'altra parte in questione e di cose fatte alla luce del sole ce ne sono ben poche o forse nessuna, quindi 1 più 1 fa sempre 2. Io mi schiererò sempre dalla parte del giusto, perché schierarsi dalla parte dei farabutti non è prima cosa, non è nei miei costumi, e punto secondo non porta da nessuna parte. Parliamo ovviamente del tweet di Palmeri e volevo analizzare con voi anche le 27 domande che si è posto Ziliani, con le quali sono completamente d'accordo. Non sono qui ovviamente a prendere le parti di un giornalista o di un altro, io dico la mia e mi raccordo ad opinioni che possono essere condivise da me stesso o meno. Prima di cominciare, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Allo schifo non c'è mai fine. Abbiamo fatto una live con Casa Napoli, sono usciti sul mio canale alcuni video sempre sulla stessa questione. Non posso stare zitto e fare a meno di parlare di queste cose. Non ne posso fare a meno. Mi auguro che non vi sto facendo la palla, tra virgolette, come si dice a Napoli. Non vi sto ammorbando, sempre con lo stesso argomento, ma le cose vanno dette e le posizioni vanno prese, senza che, parlo anche per noi youtuber, senza che ci andiamo morbidi. Prendete una posizione e portiamola avanti fino alla fine, perché altrimenti cose del genere andranno sempre a finire non nel dimenticatoio, ma verranno sempre messe da parte, andranno a finire in sordina e se ne parlerà poi molto meno, quando invece dovrebbero essere delle cose in primis sanabili e risolvibili in un batter d'occhio, perché ci sono contratti scritti, leggi da rispettare, basta che si va per iter burocratici e si risolvono le questioni. Ma visto che in Italia questa cosa non si può fare, non da tutte le parti, ma per enti come la FIGC non si può fare, siamo qui e ne parliamo. Il tweet di Palmeri, ritroviamolo, eccolo qua. No, questo è il tweet di Romano per Veiga. Che Veiga, mamma mia, Veiga, Gabri Veiga, dov'è il tweet di Palmeri? Eccolo qua. Palmeri dice: lo dico da osservatore neutrale, smaliziato e malizioso. In una stagione in cui il duello scudetto Napoli-Juventus potrebbe riproporsi sul serio e livellato, tua opinione, perché sulla carta comunque di livellato non c'è proprio niente, comunque, non come l'anno scorso, non so quanto a De Laurentiis convenga prendersi di punta con i vertici federali. Cioè, ma qua stiamo parlando di giornalisti o osservatori, come lui si definisce, osservatore neutrale, smaliziato, eccetera, eccetera, che ovviamente hai preso una parte e stai proseguendo per il tuo cammino. Da questo punto di vista non ti si può dire niente, però secondo me stai prendendo la parte sbagliata. Io mo non lo so se queste cose, mo che sia Palmeri, che sia qualche altro giornalista, vengano dette perché cogli il momento, cogli la notizia, vuoi scalare un attimo le graduatorie
tra televisioni, tra interviste, eccetera, eccetera. Quindi prendi questa posizione e diventi virale ovviamente per lo schifo, ben venga, contento tu, va benissimo così, però se dobbiamo poi passare, perché queste sono minacce indotte, abbiamo già visto che sono stati scomodati personaggi del governo, eccetera, eccetera, telefonate che sono arrivate a De Laurentiis per ammaliarlo o ammorbidirlo su questa penale che c'è da pagare, che poi siamo andati nella ricerca, siamo andati avanti, la penale la dovrebbe pagare Spalletti in primis, perché è lui che ha firmato il contratto. Vedremo come andrà a finire. Su questo punto ci sono le 27 domande che si è posto Ziliani. Io non sono un fan di Ziliani, attenzione, perché Ziliani pure è uno che un giorno così, un giorno così, però le 27 domande che si è posto sulla situazione Gravina, Spalletti, De Laurentiis non fanno una piega, ve le leggo. 1. Il Napoli e Spalletti avevano un contratto che li legava reciprocamente fino al 30 giugno 2024. Sì. Il Napoli ha chiesto a Spalletti di interrompere il contratto con un anno di anticipo. No. Spalletti ha chiesto al Napoli di interrompere il contratto con un anno di anticipo. Sì. Il Napoli era obbligato a venire incontro alla volontà di Spalletti. No. Il Napoli poteva prendere da Spalletti il rispetto del contratto, pretendere, scusate, da Spalletti il rispetto del contratto fino al 30 giugno 2024. Sì. 6. Il Napoli ha deciso di rispettare le volontà di Spalletti di chiudere al 30 giugno 2023. Sì. C'è stato un ulteriore accordo fra le parti al momento della chiusura del rapporto. Sì. L'accordo prevedeva che Spalletti rimanesse fermo nella stagione 2023-2024. Sì. E in caso di mancato rispetto era prevista una penale di 3 milioni a favore del Napoli. Sì. Spalletti ha sottoscritto questo accordo comprensivo di clausola con penale. Sì. Ora, 45 giorni dopo l'inizio della nuova stagione, Spalletti vuole tornare ad allenare? Sì. Può farlo liberamente? No. Deve pagare al Napoli la penale prevista sull'accordo? Sì. La clausola si riferiva al suo ritorno a lavorare in squadre di club o era generica? Si riferiva al suo ritorno a lavorare tout court. Nel senso, la concorrenzialità della cosa non c'è. Quindi Spalletti per allenare la nazionale deve pagare al Napoli la clausola prevista. Sì, il Napoli fa parte della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sì, la FIGC è tenuta a salvaguardare i suoi diritti come quelli di ogni altro club affiliato. Sì, è diritto del Napoli ricevere i soldi della penale liberamente concordata con Spalletti. Anche, invece, la FIGC vuole assumere Spalletti come nuovo CT senza pagamento di penali. Sì, quindi per la FIGC il rispetto dei contratti da tesserati e affiliati non conta nulla. Vero? Un po' come se un arbitro invitasse i giocatori in una partita a non seguire il regolamento. Sì. Argomentabile questa, ma sì. Trattandosi di uno scandalo, è scattata l'indignata denuncia dei media? Assolutamente no. Siamo noi qui a denunciare, piccoli, perché io sono un piccolo canale e un piccolo neo in un web enorme che non ha preso posizione o sta, come ho detto prima, in mezzo e cerca comunque di non dire la sua e dirla. Prendiamolo una posizione, andiamo diretti ragazzi, perché altrimenti il marcio non esce mai fuori. 21, un po' come se un arbitro invitasse i giocatori, l'abbiamo detto. 22, no, trattandosi di uno scandalo, no, scusatemi. 23, la FIGC che mette contro le regole contro il suo club non viene criticata. No. A fine sotto accusa sono il Napoli e il presidente. Sì. Quelli che si sono comportati con disponibilità non dovuta e correttezza massima. Esatto. Qualcuno ha chiesto le dimissioni del presidente della FIGC? Nessuno. Siamo in Italia? Sì. Che cosa vogliamo dire più? 27 domande che si è fatto Ziliani e si è risposto da solo, alle quali non capisco come una persona con cervello non può non essere d'accordo. Devi essere per forza d'accordo ad una cosa del genere che ti viene sbattuta in faccia quotidianamente, perché quotidianamente
ti si sta sbattendo questa cosa in faccia, che state facendo qualcosa di illegale, e siamo ancora qua a parlarne. Stiamo ancora qua a parlarne. Poi torniamo a quando noi abbiamo esposto lo scudetto a testa in giù, cosa che io avrei fatto anche sulle maglie, e poi ci sentiamo dire siete sempre i soliti napoletani che avete vinto lo scudetto, lo mettete a testa in giù. Ragazzi, questi sono i motivi per i quali lo scudetto è stato esposto a testa in giù, e non è da oggi, non è da ieri e non è nemmeno dall'altro ieri che è così e che è sempre stato così. Vogliamo tornare a 35 anni fa quando c'era Diego. Diego sapeva già, tanto è vero che ci ha rimesso faccia e carriera per cercare di far uscire comunque le cose e portarle alla luce del sole, anche a livello diciamo fuori i confini dell'Italia, inimicandosi FIFA, UEFA, eccetera eccetera. Chi l'ha fatto finora? Nessuno, praticamente nessuno, perché a me non mi vengono a dire che alcuni calciatori o addetti ai lavori non sappiano niente, allora non si espongono perché poi sono cose veramente segrete. No, no, non c'è niente di talmente segreto. Nella federazione si sa benissimo come funziona e tantissime persone sanno quel che devono fare e ciò che possono dire e non possono dire. Quindi o uscite fuori oppure venite stanati da situazioni del genere, perché venite stanati. Il Napoli non credo che tornerà sui suoi passi, assolutamente. Abbiamo saputo che gli avvocati hanno lavorato per le ultime 48 ore ininterrottamente, non c'è niente da fare, non c'è concorrenzialità, non c'è niente, la penale si deve pagare, la federazione vuole annunciare Spalletti, perfetto, il Napoli ci rimette in campionato a livello di ritorsioni oppure sviste arbitrali, va benissimo, ce ne faremo una ragione anche per quelle, però è sicuramente, e mi rifaccio alle parole di Del Genio, sono da galera tutti quanti, e se è vero che poi ci devono essere ritorsioni per un fatto del genere sul campionato che verrà, ben venga, portiamo avanti questa cosa. Tanto la rosa, credo, sul campo, al di là che ci possano essere ritorsioni eccetera eccetera, la rosa che il Napoli ha a disposizione per arrivare tra le prime 4 ci sta, e poi vedremo di trarre le conseguenze nel caso veniamo trattati appunto di riflesso a questa questione. Mi auguro di no, perché altrimenti la federazione rischia veramente grosso, perché il Napoli porterà avanti qualsiasi cosa. Siamo nel 2023 De Laurentiis ancora a ogni dichiarazione papele papele, lo scudetto del 2018 ve lo siete rubati. Non è che si sta nascondendo dietro a un dito, quindi andiamo a vedere che cosa succede e fate i bravi, perché il presidente poi quando si incazza è ancora peggio di adesso. Detto questo, sempre Forza Napoli, campioni in Italia sempre e comunque, è grandissima coreografia quando vincemmo lo scudetto, perché lo si sapeva già, lo scudetto è rovesciato ed è un bottino da guerra. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli, ragazzi, ciao.